bentornati ad un nuovo video. Oggi è il 1° aprile e questo vuol dire che il primo quartile è finito ed è giunto il momento di trarre le somme usando la mia Kanban board e fare il setup per i prossimi 4 mesi. Se non sapete di cosa io stia parlando, vi invito a guardare il video che ho pubblicato a inizio anno in cui spiego cosa sia una Kanban board e vi faccio vedere il mio setup e come crearne una su Notion. Quindi senza ulteriori indugi andiamo a vedere come è andato questo primo quartile. Allora, come potete vedere, questa è la mia Kanban board. Al momento è divisa nelle 3 colonne con le cose da fare, le cose che sto facendo e le cose che ho concluso. Se vi ricordate avevo messo 2 view, una era questa qua in base allo stato e una era quella in base ai progetti. Ho fatto la Kanban board solo per i miei progetti di scrittura, di conseguenza ovviamente non ci sono molte schede, non l'ho usata spesso, l'ho aggiornata all'incirca una volta alla settimana, anche meno, perché ovviamente sono una scrittrice molto lenta, quindi i miei progressi sono stati molto lenti. Allora, come potete vedere, i 3 progetti erano Slytherin Secrets, Progetto Fantasmi e Medium, che è un sito su cui pubblico i miei articoli. Con Slytherin Secrets ho concluso dei capitoli, sia ricopiato l'intero contenuto dell'agenda che ricopiato singoli capitoli che avevo scritto a mano da altre parti, e ho finito tutto l'editing e il brainstorming di uno dei punti di vista, e al momento sto facendo il brainstorming per un altro dei punti di vista e sto scrivendo il capitolo 10. Quindi queste 2 verranno sicuramente trasferite nel nuovo quartile. Per quanto riguarda Progetto Fantasmi, ho iniziato a scriverla a mano. Come vedete ho scritto quasi 10 pagine a mano e sto plottando il secondo atto. E ho scritto, come vedete, 5 pagine a mano, ho usato un po' per rendermi conto di, diciamo, quante pagine a mano ho scritto. Quello che devo ancora fare è raggiungere altri obiettivi di pagine scritte a mano, quindi 20 e 30, e plottare il terzo atto. Tutto questo verrà ovviamente spostato nel nuovo quartile. Per quanto riguarda Medium, ho aggiunto un po' di idee alla master list e ho scritto un articolo. Purtroppo Medium è stato un po' messo da parte in questo quartile e infatti sto considerando se toglierlo dal prossimo, perché mi sto rendendo conto di non avere la testa per starci dietro. Di conseguenza pensavo di sospenderlo e riprenderlo, o comunque non includerlo nella Kanban board. Vedremo un po' come va, magari lo includo e semplicemente non ci faccio nulla, ecco. Quindi come potete vedere, se andiamo sull'altra view, ho completato un buon numero di task. Purtroppo, come ho detto, sono molto lenta, quindi è andata così, però devo dire che sono molto soddisfatta. In ogni caso, come metodo mi è piaciuto, mi aiuta a rendermi conto quali passi successivi devo fare nel singolo progetto di scrittura, ed è soddisfacente ovviamente spostare le varie schede nei vari stadi eccetera. Quindi direi che ora è arrivato il momento di fare il secondo quartile. Il secondo, eccolo, l'ho già preparato, ho duplicato quello precedente e cancellato le schede. Penso che la prima cosa da fare sia portare le varie cose, quindi come abbiamo detto, se mettiamo di nuovo i progetti, per quanto riguarda Slytherin Secrets devo fare il brainstorming, quindi per evitare, perché non penso che tu possa spostarle da uno all'altro, quindi copia e incolla. 1, no, e 2. Come vedete mi sono messa alcuni dettagli all'interno. Invece di fare schede singole per le scene, ho preferito fare schede per i singoli capitoli e all'interno mettere le differenti scene o altri dettagli da controllare che vanno sotto quella task da fare, in modo che sia più facile. Posso semplicemente fare tick quando le ho concluse. Quindi andiamo qui. Basta fare veloce copia e incolla e lo stato. Per quanto riguarda Progetto Fantasmi, siamo a plot atto 2. Anche qui 10 pagine a mano, come vedete ho messo il conto all'interno delle singole pagine in modo da poter vedere
quante pagine effettivamente mi mancano per arrivare a quell'obiettivo. Sto pensando se ci sono altre attività specifiche da aggiungere, perché se andiamo sopra a vedere il mio progetto, avevo detto di voler finire di revisionare i capitoli nel primo quartile in Q1, cosa che tecnicamente ho fatto perché la revisione è finita, però non ho completato la storia, nel senso che ci sono dei capitoli che devo scrivere da zero e aggiungere, quindi ho revisionato quello che già avevo, sì, ma non ho finito di scriverli, quindi cose come mandarlo alla mia beta è stato spostato appunto in Q2. Queste sono tutte cose che avverranno dopo questo passo qui di mandare alla beta, di conseguenza per ora devo aspettare. Quindi sicuramente con Slytherin Secrets la prima cosa da fare è, non so ancora quanti capitoli saranno, sicuramente un 5 capitoli, quindi ne metto alcuni, poi li aggiungerò man mano, e sicuramente dovrò mandare appunto la storia alla mia beta. Tutto il resto dubito avverrà in questi 3 mesi. Per quanto riguarda tutti gli altri passi, dipendono tutti da quando riesco a mandare appunto alla beta, e non penso di riuscire a farlo prima di giugno. Sono un pochino incartata con l'università al momento, e la laurea e il trasferimento e tutto il resto, quindi ci vorrà secondo me ancora un po' prima di riuscire a mandarlo. Il mio obiettivo sarebbe di finire tutto entro l'inizio del camp NaNoWriMo di luglio. Adesso voglio fare una pagina di archivio dove trasferire le tabelle una volta che sono state completate. Perfetto. Per quanto riguarda il progetto Fantasmi, non penso di aggiungere nient'altro. Il secondo atto è ovviamente l'atto più lungo e complesso di tutti, di conseguenza penso che plottarlo mi prenderà tranquillamente oltre il prossimo quartile. Di conseguenza aggiungerò man mano il numero di pagine scritte a mano o altre cose singole di cui devo occuparmi, ma per ora non penso di aggiungere altre task, e Medium, come ho detto, resterà vuoto al momento perché non ho idee. Allora, adesso che abbiamo concluso il reset è un attimo il momento di fare un pochino di più il punto della situazione. In linea generale sono soddisfatta dei miei traguardi per questi 3 mesi. Come al solito purtroppo non ho molto tempo e sono molto lenta quando si parla di scrittura, di conseguenza nonostante sia riuscita a sforzarmi a essere costante non ho avuto moltissimi progressi. Sono comunque soddisfatta di essere riuscita a lavorare per all'incirca 4 ore alla settimana ai miei progetti in maniera costante in questi mesi. Penso che sia un grande risultato. Sono soddisfatta di aver finito la rilettura di Slytherin Secrets e di essere riuscita a plottare più o meno l'intera storia nel corso delle ultime settimane. Ci sono ancora alcuni snodi che devo decidere, però in linea di massima so come la storia proseguirà e andrà a finire, quindi sicuramente soddisfatta. Progetto Fantasmi, sono soddisfatta di essere riuscita non solo a scrivere un po' a mano, ma anche appunto a plottare, pianificare la trama, anche se il secondo atto ovviamente mi prenderà molto tempo. Come ho detto, purtroppo Medium invece non sono riuscita a dedicarci tempo, e da un lato vorrei dedicarne di più nei prossimi mesi, dall'altro mi rendo conto di non avere la forza, almeno finché non finisco Slytherin Secrets, e sono un po' a corto di idee, che penso derivi dal mio stress. Di conseguenza ho deciso di prenderla un po' come viene. Per quanto riguarda la Kanban board, come metodo, come ho detto, penso di essere soddisfatta. Non l'ho utilizzato tanto spesso, ci sono persone che mettono ogni singola piccola task sulla Kanban board e quindi si trovano a utilizzarla giornalmente. Io utilizzo altri metodi per le task giornaliere, però come ho detto questo mi è stato utile per vedere dove sono nei singoli progetti, che capitoli devo scrivere, che cosa devo decidere per quanto riguarda la storia e su cosa sto lavorando per i diversi progetti. Inoltre mi piace questa cosa del pianificare le cose che devono accadere nel corso di un intero quartile invece che le cose che devo fare giorno per giorno. Mi aiuta anche a rendermi conto di quanto tempo ci metto a fare le varie cose. Per quanto riguarda modifiche o altro, non penso di modificare nulla. Come vi ho fatto vedere, ho iniziato a mettere delle task un pochino più piccole all'interno delle schede delle task più grosse, ed è un cambio che ho fatto settimana scorsa, e a parte quello non penso di cambiare niente.
parte. Magari spezzerò un pochino di più le task in modo da usare la Kanban board di più, ma vedremo come va andando avanti. E con questo direi che concludiamo il video. Io ne approfitto per augurarvi buona fortuna se state partecipando al Camp Nano. Come ho detto, io quest'anno non parteciperò. In ogni caso, se avete bisogno di compagnia sapete che potete scrivermi su Instagram, e i live write-in settimanali o sabato o domenica continueranno, quindi se avete bisogno di scrivere con qualcuno o di sostegno morale potete trovarmi qui sul canale ogni weekend o sabato o domenica a scrivere in compagnia, quindi non fatevi problemi e unitevi a noi. Come sempre io vi ringrazio per essere stati qui, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.